Andate a caccia di bene, ce n'è tanto, lo troverete e vi accorgerete che facendo del bene starete molto bene anche voi. Buongiorno a tutti, io sono Stefano e sono il babbo di Lorenzo. Da circa 10 anni cerco di dare un contributo alla mia comunità cercando di salvare delle vite e lo faccio in ricordo e in memoria di mio figlio Lorenzo che a 17 anni è stato ucciso in un omicidio stradale. E allora abbiamo deciso di fondare un'associazione che si occupa sostanzialmente di due cose. La prima è di cercare di prevenire, quindi fare attività di prevenzione contro questa grande epidemia che è la violenza sulle strade. E la seconda è quella di dare un sostegno alle famiglie delle vittime e alle vittime stesse. Come associazione noi lavoriamo da tanti anni, da 10 anni, anche grazie ai tanti amici di Lorenzo, quindi ai tanti giovani che ci seguono, cercando di salvare delle vite umane. Dal 2011 abbiamo iniziato insieme al Comune di Firenze un piano che si chiama Piano David per cercare di ridurre la mortalità sulle strade di Firenze e dopo 9 anni, nel 2019, possiamo considerare che la mortalità è stata ridotta di circa il 72%. Dal lato nazionale la nostra battaglia più importante è stata quella sull'introduzione del reato di omicidio stradale. L'ultima cosa che abbiamo fatto è creare un servizio di pronto soccorso psicologico, non noi direttamente, l'ha fatto la Fondazione Ania, ma abbiamo aiutato in questo percorso perché noi ci eravamo trovati molto soli dopo quello che era accaduto e non volevamo che questo accadesse ad altri. Il tema della violenza stradale è un tema di grandissima importanza per i giovani, ma per tutti. È un'epidemia che ogni anno uccide 1.300.000 persone e le vittime sono principalmente giovani, quindi gli anni di vita perse sono tantissimi. Per questo è importante lavorarci e avere la consapevolezza che la cosa più pericolosa che ognuno di noi fa ogni giorno è andare sulla strada. Con questo tema dell'Agenda 2030 dell'ONU, quindi quali sono gli obiettivi sostenibili di sviluppo che noi abbiamo, e con la mia associazione credo di contribuire attivamente a due di questi obiettivi importanti. Il primo riguarda sulla salute e la sicurezza. Un obiettivo specifico era quello della riduzione della mortalità sulle strade 2020 della metà, obiettivo che non è stato raggiunto dall'Italia ma è stato raggiunto da Firenze. In città non si deve morire, la città è il luogo più pericoloso per la mobilità, allo stesso tempo possiamo lavorarci, possiamo cambiarla e questo è un tema che si lega a un altro obiettivo di sviluppo sostenibile che riguarda appunto le città, cioè creare città e comunità che siano sostenibili e nella sostenibilità il dominio della sicurezza è importantissimo, non può esistere una città sostenibile non sicura. Voi potrete aiutarmi, prima cosa con il vostro comportamento. Avendo la consapevolezza del problema, il comportamento sulla strada deve essere un comportamento accorto, difensivo, responsabile. L'altro punto riguarda la forma di educazione, l'educazione che noi abbiamo fatto spesso nelle scuole, che i ragazzi apprendevano e la cosa più importante è che diffondevano il messaggio. Il superpotere che è necessario è veramente molto semplice. Per me quello che funziona è avere sempre il senso di scopo in testa, cioè pensare che quello che fai lo fai per salvare delle vite. In più ti puoi trovare tanti alleati, ci sono tante persone che hanno il tuo stesso scopo, quindi le cose non si fanno mai da soli e bisogna farle insieme agli altri perché insieme agli altri si riesce veramente a mobilitare di più e a cambiare.